A luglio del 1986 Emiliano Facchinetti esce dal carcere de La Santé dopo 13 mesi di reclusione. Il fratello Gigi, nel frattempo latitante, si è organizzato in una banda. I membri che conta sono 4. Loro erano 4 persone che si conoscevano dalla stessa vallata. Ad aiutare la banda nella latitanza, con un posto sicuro dove mangiare e dormire, è la gente del paese. Fondamentalmente il bergamasco, un po' anarchico, e questi rapinatori non è che erano visti di malocchio dalla gente, anzi erano aiutati molto, perché chi li teneva a dormire, chi gli prestava l'auto e chi li aiutava negli spostamenti. La banda della Valcavallina, o banda Facchinetti, così come viene chiamata sui giornali, mette a punto una serie di clamorose rapine nelle banche svizzere, ma le cose stanno per cambiare. Fanno queste rapine in Svizzera. A un certo punto vengono a contatto con 2 organizzazioni, una inglese e una francese. Praticamente come funzionavano le cose, io questo l'ho saputo una volta uscito, perché una volta gli ho dato una mano a recuperare una macchina che gli serviva rubata, e praticamente la polizia aspettava mio fratello, invece mi sono presentato io, e anch'io sono entrato un po' in questo circolo vizioso. La polizia cercava anche me, e per fuggire sono stato circa una ventina di giorni con loro, intanto che l'avvocato sistemava un po' le cose, e praticamente sono entrato a fare parte della banda. Anch'io ero il quinto, insomma, gli aiutavo a portare in giro le cose, e ho dovuto scappare con loro. Quindi siamo passati dall'Italia, siamo passati in Svizzera, ci siamo fermati in una villa lussuosissima, poi in un albergo, e lì insomma ho capito un po' come si erano evoluti questi rapinatori. Praticamente facevano sempre rapine, ma invece di entrare nelle banche così, senza sapere cosa c'era nelle casseforti, erano indirizzati da queste organizzazioni che gli dicevano: guarda che in quella banca lì, in quel giorno lì ci sono 200 milioni, 300 milioni, quello che era, però tu devi rapinare la banca e anche svuotare quelle determinate cassette di sicurezza. Praticamente era una rapina alle cassette di sicurezza mascherata da semplice rapina. I rapinatori tenevano i soldi e le organizzazioni invece tenevano dei documenti e tutti dei faldoni che erano ritenuti molto importanti per i loro affari. Questo insomma mi ha lasciato un po' perplesso al primo momento, ma ancora più perplesso quando sono venuto a sapere insomma che Gigi aveva imparato a pilotare degli elicotteri, avevano dei fucili nascosti nei semplici bastoni, telefoni portatili che ai tempi non ce li aveva nessuno, era un valigione così, però era difficile anche da intercettare, no?
tutti questi aggeggi. C'era per esempio il famoso cappello d'angelo nascosto nelle scarpe. Se avessero dovuto arrestarlo, aveva già il cappello d'angelo nelle scarpe, utile per tagliare le sbarre. C'erano tutti questi piccoli accorgimenti che sembrava di essere veramente in un film di James Bond, e invece era tutta realtà, e una realtà che stavo vivendo anch'io. Non lavoravano tanto volentieri, se essere sinceri, la banda con queste organizzazioni, perché continuavano ad alzare il tiro. Prima una banca, poi una banca più grossa, poi un commerciante di diamanti, poi hanno iniziato a chiedere di sequestrare persone, e la banda si è allontanata un po', sia l'organizzazione inglese che quella francese avevano alzato un po' il tiro, nonostante li avessero addestrati con questi elicotteri, con tutte queste cose, ma loro erano più per la classica rapina che per i sequestri. Fin quando insomma è successo un patatrac una volta, perché hanno fatto un incidente, due compagni di mio fratello, uno si è rotto il naso, uno la spalla. Mio fratello durante una rapina è stato ferito dalla pistola di un sorvegliante, e tutta la banda si è trovata a Montecampione qua in Italia, che più che una banda di rapinatori sembrava un reparto dell'ospedale, perché erano tutti uno con la spalla rotta, uno col braccio ferito, quell'altro col naso rotto, e hanno dovuto accettare un po' anche le condizioni di queste organizzazioni, perché non fare sequestro, per fare un sequestro non è che dovevi imbracciare un mitra, saltare dei muri, era più semplice dal punto di vista logistico, e hanno accettato questa nuova commissione. Dovevano praticamente sequestrare un facoltoso uomo d'affari italiano che iniziava a dare anche fastidio al mondo politico, perché stava aprendo delle televisioni, stava aprendo anche la Senc in Francia, e questo uomo era Silvio Berlusconi. Ai tempi io non sapevo neanche chi fosse, perché non mi sono mai interessato né di politica né la televisione, non l'ho sempre guardata poco, e sono venuto a sapere poi con gli anni, a seguire, chi fosse questo personaggio e dell'importanza che aveva nella politica e nell'industria italiana. Dovevano appunto sequestrare questo Silvio Berlusconi per conto di questa organizzazione francese. Ma qua, ecco, oltre al sequestro avrebbero dovuto anche ammazzarlo, e siccome la banda di mio fratello non erano sicari, non sparavano così per il gusto di farlo, neanche per soldi, hanno rifiutato. Alla fine poi hanno accettato, perché dal miliardo chiesto, miliardo di lire chiesto per sequestrare questo facoltoso imprenditore, sono passati a 700. Però insomma dovevano solo sequestrarlo e consegnarlo nel baule, avrebbero pensato altri a ucciderlo. Con l'organizzazione sono riusciti a accordarsi, al posto del miliardo richiesto ne hanno dato 700 milioni, di cui 350 milioni in contanti subito, e 350 consegnati, li avrebbero dati quando consegnavano questo imprenditore nel baule. Ha preso 350 milioni, ma invece di sequestrare Berlusconi sono andati a Perpignano in Francia a godersi le vacanze. L'organizzazione però non ha tardato a farsi sentire, perché aveva consegnato con tanta facilità i soldi, proprio perché sapeva tutti i nascondigli che aveva mio fratello con la banda. A un certo punto mio fratello è stato arrestato da una presunta polizia, perché loro hanno visto poliziotti in divisa, ma non si è mai saputo se fosse una polizia vera o delle persone vestite da poliziotti che avevano arrestato. Sicuro è che poi sono stati portati all'organizzazione francese
e era una sorta di servizi segreti, quindi può darsi che fosse la polizia vera, come può darsi che erano semplicemente uomini travestiti da poliziotti. Da qua poi c'è stata tutta una trattativa, perché mio fratello è stato arrestato, un altro suo compagno anche, e è rimasto libero uno che poi è riuscito con qualche stratagemma a contattare questa organizzazione. Hanno organizzato un'altra rapina con persone esterne, sono riusciti a tornare questi 350 milioni e hanno avuto in cambio mio fratello e l'altro compagno. Ecco una cosa che è molto interessante, che quando ho tornato i soldi, questi 350 milioni, mio fratello era ancora prigioniero dell'organizzazione, quindi ha consegnato 350 milioni di lire tagliati a metà, in modo che uno avesse la garanzia dell'altro. Quando mio fratello è stato restituito al restante gruppo della banda, la banda ha consegnato l'altra metà dei 350 milioni tagliati. Questa è una cosa molto interessante, insomma, quando tanti anni fa si trovavano i 50.000 lire tagliati a metà, ecco, la maggior parte provenivano da sequestri o da scambi di armi o di droga, insomma questa era un po' la prassi della malavita di quegli anni. Per riuscire a vedersi con il fratello, a stabilire luogo, ora e data di ritrovo senza farsi intercettare dalle forze dell'ordine, Emiliano inventa un metodo. Questo orologio poi è stato cambiato, aveva una ghiera girevole che poi l'ho fatta smontare e non so più che fine ha fatto. Comunque niente, c'era questa gira, io ho fatto un modello che poi negli anni più avanti ho anche brevettato, e si trattava appunto di questo sistema, girando queste due ghiere e avendo un numero preciso in comune. Per esempio io con mio fratello avevo l'8, si metteva la ghiera girata sull'8, punto di partenza, e da qua si partiva con gli orari. Per esempio se io dicevo ci vediamo alla prima a destra, voleva dire che erano le 9 di mattina, se dicevo le 11 a sinistra vuol dire che erano le 9 di sera. Adesso è un po' difficile da far capire in poco tempo, comunque con questo sistema si riusciva a dare l'informazione di luogo, data e ora senza che un eventuale ascoltatore potesse capire dove dovevamo vederci, a che ora, a che giorno dovevamo vederci. Calcolate che in quei tempi là le intercettazioni telefoniche erano all'ordine del giorno, come mio fratello hanno ricercato. Il telefono di casa era sotto controllo, il telefono degli zii era sotto controllo, il telefono del bar era sotto controllo, non esistevano cellulari, quindi si basavano tutti sui telefoni fissi. E questo sistema sarebbe utile ancora anche adesso, insomma, poi dipende da che punto di vista si vede la cosa, insomma. Sicuramente un poliziotto, un carabiniere non sarebbe d'accordo che si producesse un prodotto del genere, però insomma ognuno ha la propria privacy, sarebbe anche giusto che uno potesse dare un appuntamento a un'altra persona che non sia necessariamente un fuorilegge, senza che nessuno lo possa ascoltare. Qua il fascicolo del brevetto, perché poi ho brevettato il tutto. L'orologio è stato pubblicato anche su questo giornale, che è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di orologi.
modo in cui è morto mio fratello e tutta la preparazione che ha fatto la polizia per arrestarlo mi fa sempre pensare di più che è stato un agguato più che una sparatoria casuale. Se avessero voluto fare un arresto normale avrebbero tranquillamente potuti arrestare al ristorante, che erano seduti un quarto d'ora prima al ristorante senza armi, senza niente. Io ho voluto proprio sparare e ammazzarli. Quindi mio fratello è morto in macchina, ammazzato, non c'è stata sparatoria. Io ho trovato le compagne di mio fratello perché non è morto, è sopravvissuto e mi ha raccontato insomma come sono andate le cose. Mio fratello è stato ammazzato in macchina, ha iniziato a vomitare sangue quando tutte e due erano seduti in macchina, non si sono neanche accorti che hanno sparato in macchina, è praticamente affogato nel suo sangue. Ma sono convinto che la morte di mio fratello sia dipesa dal fatto che non abbia portato a termine il piano di ammazzare Silvio Berlusconi. La polizia di Losanna decifrò parzialmente il codice che la banda Facchinetti utilizzava per comunicare e scoprì che tale codice faceva perno proprio sulla frase Silvio Berlusconi. Ma davvero qualcuno nel 1987 voleva la morte di Silvio Berlusconi? All'epoca Berlusconi non era un uomo politico, perché sarebbe sceso in campo soltanto 7 anni più tardi. Era certamente un imprenditore di spicco. Aveva creato un impero della comunicazione attraverso le sue 3 televisioni. L'anno prima aveva rilevato il Milan, che sarebbe stato destinato a diventare una delle squadre più forti di sempre nel mondo del calcio. E l'anno prima aveva anche aperto la prima televisione privata gratuita a carattere nazionale in Francia, ovvero la 5, una televisione che però avrebbe avuto subito una vita difficile e che dopo diverse traversie societarie chiuse i battenti nel 1992. Berlusconi dunque poteva far gola in caso ai criminali, in caso di un sequestro con richiesta di riscatto. Ma Emiliano Facchinetti nel suo racconto è stato estremamente preciso. A suo fratello, un'organizzazione francese con un modo di muoversi e di fare attività molto simile a quello di un servizio segreto, commissionò al fratello non un sequestro a scopo di riscatto, ma un sequestro con omicidio. Ed Emiliano, come si sarà senz'altro capito, è tutto fuorché un ingenuo. Quello che ha saputo negli anni lo ha raccontato all'interno di questo libro. E di più non c'è dato di comprendere, perché per quanto ne sappiamo, nessuno ha mai indagato su questa intricata e misteriosa storia. Tutti i giornali scrissero che mio fratello era stato ucciso in una sparatoria. In realtà fu ucciso con 3 colpi nella schiena mentre stava guidando e più a valle c'erano 30 poliziotti armati fino ai denti a aspettare il suo arrivo. In Italia non doveva scontare neanche un giorno di carcere.